Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi andrò ad ascoltare Lara Fabian che canta Adagio in questo live del 1999. Lara Fabian è veramente una cantante incredibile. Io conosco già questo brano ma nella versione italiana, per cui sono molto curioso di ascoltarla qui perché so che canterà in inglese. Mi avete consigliato voi di ascoltare questa sua performance, quindi mi raccomando lasciatemi nei commenti quali potrebbero essere le prossime reaction su di lei. Mi raccomando, trovate il video originale in descrizione così potete vederlo senza interruzioni. Io ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Andiamo subito ad ascoltarlo insieme. I wait for you, Adagio. All of these nights without you, all of my dreams surround you. I see and I touch your face. I fall into your embrace. When the time is right, I know you'll be in my arms, Adagio. I close my eyes and I find a way. No need for me to pray. I've walked so far, I've fought so hard. Nothing more to explain. I know all that remains is a piano that plays. Bellissimo. Ok, aspettate un attimo, dopo so che c'è un crescendo bellissimo, quindi voglio gustarmelo dopo con molta cura, ma prima vorrei dire due parole su questa esibizione veramente incredibile, pazzesca. Vorrei notare alcune cose, cioè fin dalle prime note lei ha un suono veramente compresso, ok? Ha già, diciamo, tutte le qualità timbriche della sua voce piena, senza però cercare la spinta, d'accordo? Lei è sempre molto dosata, molto controllata, molto trattenuta, quindi la compressione che va ad attuare già dalle note medie basse, e poi quando va a salire ancora di più si sente questa cosa, la fa lei, cioè lei che trattiene, che controlla il suo suono, controlla il suo flusso d'aria, quindi gestione del fiato perfetta, della respirazione, e la gestione delle sue corde vocali, delle sue risonanze, c'è veramente tutto, è un manuale di canto, lei veramente da ascoltare con molta attenzione, perché chi canta, ovviamente chi sta imparando a cantare, e soprattutto va ascoltata così, dal vivo, per capire veramente cosa fa. Veramente, veramente brava, poi fa questi soffiati alla fine delle frasi, soprattutto sulle note basse, per addolcire, per creare ancora più calore con il suo suono, col suo timbro, sentite. Sta mettendo proprio quest'aria, ok, per ammorbidire il suo suono ed enfatizzare un po' queste frequenze basse. I hear your voice in the wind. Qua è sempre veramente molto brava a stare in consonanza mista, perché anche questa frase, Hear your qua scusate, you.
Sentite che è molto leggera, ma sempre molto collegata, cioè non c'è mai uno stacco tra le sue note, anche se siamo qua già su una zona che per lei è una zona di passaggio, ovviamente. Molto leggera, ma con un suono sempre veramente omogeneo, molto uniforme, molto brava. Andiamo avanti un po'. Mi piace come respira anche, che fa questi respiri molto enfatizzati volutamente, perché normalmente uno non respira in modo così rumoroso, ok? Lo fa apposta per creare un effetto ritmico anche, e creare più enfasi, più questo senso di struggimento che accompagna il brano. E mi piace moltissimo anche il fatto che, nonostante stia cantando in inglese, la parola adagio l'ha mantenuta in italiano, ok? Adagio è una parola che significa appunto lentamente, dolcemente, insomma può avere tanti significati, no? Possiamo tradurla in inglese con slowly, ok? E quindi è molto apprezzabile questa cosa, veramente molto. Within my heart and my soul, I wait for you. Bellissimo questo sfumato che poi invece riprende corpo, ok, sulla parola adagio, e anche questo fry che va a mettere nell'attacco, sentite? Un po' prima. Qui. Ok, fa questo fry per tenere le corde chiuse nonostante sia veramente super leggera, veramente brava, poi gestisce molto bene il microfono, perché è il microfono che poi ti dà il volume che ti serve quando canti dal vivo, quindi lei è molto dosata proprio perché sa che non ha bisogno di spingere, anche dopo quando va su, è sempre molto controllata, ok? Quindi gestione anche del microfono veramente impeccabile. Avete sentito le stesse qualità timbriche che abbiamo detto prima, il fry nell'attacco, I don't know, e poi il finale della frase invece laringe bassa e suono soffiato, you, e fa questa cosa qui per raccogliere il suono e renderlo più caldo. All of my dreams surround you. I see and I touch your face. Sempre molto leggera. I fall into your embrace. When the time is right, I know. Molto bello anche come con il corpo interpreti, quando dice I fall into your embrace, dice quindi voglio cadere nel tuo abbraccio, e fa questo gesto di cadere in avanti, e anche queste sono piccole cose ma veramente che rendono un'interpretazione, una performance di un cantante molto più efficaci. You'll be in my arms. Andiamo. I close my eyes and I find a way. No need for me to pray. I've walked so far. I've fought so hard. Nothing more to explain. I know all that remains is a piano that plays. È già qui che cresce di intensità, sentite quanto è compresso il suo suono. Lo capiamo dal fatto che non aumenta il volume, ok, ma aumentano gli armonici, ok, perché sta gestendo sia, come abbiamo detto, respirazione, compressione, risonanza a livello impeccabile. Sentite queste O e queste E che va a fare. I close my eyes and I find a way. Questo way, per esempio, anche eyes, che fa questa A nella posizione della E, ok? Quindi è quasi un eyes, ok? Quasi una E.
e questo away ovviamente è molto 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 risonante, sentite, crea questa risonanza all'interno della bocca che enfatizza tutti questi armonici medio acuti e rende il suono anche molto musicale, molto bello, ricco di armonici. È un vibrato veramente regolare, costante e molto molto musicale. No need for me to pray. Anche questo find l'ha fatto invece in questo caso nella posizione della O, quindi e in questo modo va sempre a enfatizzare questi armonici molto belli, veramente musicali. I've walked so far, I fought so hard. Anche questo hard lo dice con la O, ok? E sentite quanto è risonante, bravissimo. Nothing more to explain. I know all that remains is a piano that plays. Soffiato e vai. If you know where to find me, if you know how to reach me, before this light fades away, before I run out of faith. Be the only man to say that you'll hear my heart, that you'll give it your life, forever you'll Don't let this light fade away. No, 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 no. Yeah. Don't let me run away. Be the only man to say that you believe. Make me believe you won't let go. All that Wow, veramente ho i brividi, veramente la pelle d'oca. Incredibile, questo finale è veramente pazzesco, pazzesco. E vorrei andarlo a riascoltare perché è incredibile, veramente incredibile. Fa delle note sempre più alte con questo incalzare veramente anche emotivo, veramente interessante e coinvolgente. where to find me. Da qui. If you know how to reach me. Ok, ci sono molte più I nella versione inglese rispetto alla versione italiana. Tutte queste I in realtà portano un po' ad addolcire il suono in certi punti, quando invece, per esempio, qua nella versione italiana dice trovarmi, se non ricordo male, quindi questa A diventa molto più aperta, più risonante anche rispetto a questa I che viene un po' raccolta. Stessa cosa dopo, in realtà c'è un altro punto, vediamo un po'. Be the only that you'll give it your life, forever. No, quando dice how to believe. Qua. No, 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 no. That you believe. Qua. Questo believe diventa molto molto sottile, diventa quasi sì, un M2 rinforzato. That you believe. Mentre nella versione italiana, se non ricordo male, dice dimmi chi sei, mi pare, quindi una E molto più aperta e quindi riesce a dare ancora più carica su queste note. Vabbè, ma questa era solo una mia considerazione personale.
in certi passaggi la trovo più bella nella versione italiana, ma è il mio gusto ovviamente da italiano, devo essere di parte ovviamente, però a parte quelle piccole differenze, per il resto non noto tante differenze a livello di suono, ok? Comunque torniamo qui su questo crescendo che inizia. Yes. Be the only man to say that you'll hear my heart, that you'll give it your life, forever you'll Ok, veramente molto brava qui proprio nella gestione delle vocali. Questa secondo me è una delle sue grandi qualità, una delle sue più incredibili, proprio la sua forza, no? Sentite come prima modifica questa O come se fosse una A. Qua dice not afraid, quindi questa O la porta verso la A, vedete come apre la bocca? Not, ok? Fa questo, quindi crea spazio per evitare che questa O poi le scivoli indietro e diventi poi sforzata, mentre dopo invece qua to say that you'll hear my heart, that you'll give it your life, forever you'll stay. questa E invece diventa quasi una A sempre, no? Quindi aprendo moltissimo la bocca e creando queste vocali un po' ibride. Poi quando da questa nota lunga va a salire, quindi sale la tonalità, tende un po' a girare il suono, qui sì, ma giustamente perché siamo veramente su una zona scomoda, veramente scomoda, soprattutto da tenere così, con queste note così lunghe, va a fare proprio un cambio di registro, sentite qua. Questo è un suono molto più coperto, quasi liricheggiante, non è sicuramente un suono lirico, però prende spunto un po' dal canto lirico, quindi da questa copertura che porta il suono su questa nota alta. Vediamo che nota è. Ok, è un Do diesis 5, quindi è una zona veramente impervia, ok? Perché è una zona di passaggio, quindi appena oltre il suo passaggio e deve tenere questa nota lunga così potente, no? Brava, veramente brava nella gestione, proprio sempre precisa. Sentite quanto è precisa, è veramente non sbaglia mai una nota, brava. Queste note così alte, che note sono? Vediamo. Ok, qua tocca un Mi 5 invece. Sentite, sono molto sottili, quindi molto compresse sempre. Qua siamo sicuramente in M2 perché siamo su note molto alte, ma comunque molto squillanti e sempre connesse, collegate, quindi lei si sta muovendo sempre in voce mista su questi fraseggi e non va mai in falsetto, d'accordo? Quindi anche se è in M2 non è in falsetto, è sempre in voce mista, quindi il suono esce sempre pieno e sfrutta sempre il microfono a suo vantaggio per ottenere ancora più potenza da questo suono che è compresso e squillante, e diventa pieno grazie alla gestione proprio anche delle risonanze e del microfono stesso. Veramente brava. Qua è bravissima perché ci mette anche questo sporco, no, all'inizio nel no, una sporcatura sovraglottica mi sembra, no? È assolutamente una sporcatura sovraglottica, quindi questo graffio che va ad aggiungere alla voce pulita, ok, in modo molto controllato ma anche molto energico, e guardate che enfasi che dà anche col corpo, no? Veramente brava.
piace moltissimo quando fa questo scuotimento di capo, questo gesto così energico, seguendo l'accompagnamento musicale, veramente bello anche da vedere. Be the only man to say that you believe. Make me believe you won't let go. Oh, that Bellissimo. Incredibile sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista emotivo, veramente un crescendo di emozioni impressionante, un crescendo di note anche veramente di virtuosismi, tutti svolti in maniera veramente impeccabile, controllata. Lei è molto molto dosata, non perde mai il controllo della situazione, il suo suono è veramente stabile, omogeneo, questo è l'impressione che mi dà, veramente bravissima. Mi fermo qui, sono molto curioso di ascoltare altre esibizioni di Lara Fabian, non conosco molte altre canzoni, dirò la verità, quindi l'approfondirò assolutamente insieme a voi. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su di lei. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!